Oggi siamo qui alla stazione di Tor di Quinto. La stazione di Tor di Quinto è una stazione fantasma come tante altre a Roma, con la differenza che qui 15 anni fa è morta una signora che si chiamava Giovanna Reggiani. L'unica colpa di Giovanna era che faceva questa strada da sola per tornare praticamente all'abitazione della Marina dove il marito ufficiale risiedeva. E questo è il monumento che il Comune di Roma gli ha dedicato, un bel monumento per ricordare ovviamente un omicidio, una cosa crudele, una violenza inaudita come recita il monumento. L'unica cosa è che oggi però, se mi guardo intorno, il Comune oltre al monumento non ha fatto nient'altro. E voi direte perché? Perché questa è rimasta una zona pericolosa e ancora prima di arrivare alla stazione si dimostra nella sua interezza come zona pericolosa. Oggi vi mostrerò cos'è la stazione di Tor di Quinto, vi racconterò anche la storia di Giovanna Reggiani e tutto quello che oggi rappresenta questa storia. E per iniziare, proprio questo è l'ingresso della via che porta alla stazione. Tutta l'area pedonale, che è questa, è pericolante. Perché? Perché cadono i rami. Lì uno è caduto, lì un altro è appeso. Tutti questi rami sono praticamente pericolosi. Se io mi sposto da quest'altra parte, addirittura è pericolante tutta la struttura che evita che voi cadiate di sotto. Ma qual è la cosa ancora più grave? Che dopo i fatti che ci sono stati ormai a 15 anni di distanza è stato messo un SOS. E secondo voi quell'SOS funziona? Esattamente poi nel punto dove è stata rinvenuta la signora Reggiani. Qui è dove in teoria dovrebbe essere bloccato e invece la recinzione, chiamiamola in questo caso la delimitazione, è questa, è un nastro fermo con un ferro arrugginito dove magari io camminando sul marciapiede tra buche e altro potrei finire tranquillamente qui di sotto. E qui sotto è dove c'era anche il famoso campo rom abusivo dove risiedeva la persona che ha ucciso ovviamente la signora Giovanna Reggiani. È stata ritrovata la signora Reggiani in una zona paludosa, sporca, e il problema è che qui sotto c'erano baracche abusive dove c'erano dei rom che non parlavano neanche bene l'italiano, con dei passati anche difficili, come lo stesso assassino Mailat, che veniva da una famiglia disgraziatissima, aveva assistito all'uccisione della sorella più grande da parte del marito, aveva passato praticamente l'infanzia a rubare, l'infanzia in strada, e aveva deciso di spostarsi in Italia dalla Romania, lasciando la moglie in Romania e venendo qui in Italia in cerca di fortuna, ma tanta fortuna non l'ha trovata, perché per abitare in una palude alla periferia di Roma francamente non hai granché. Qua sotto ancora c'è vita dal punto di vista di degrado, perché io qui vedo delle cose buttate, mobili, una tenda eccetera, ma la cosa ancora più problematica è che se tu qui non dai una sistemata, una pulita, fai crescere rovi, è facile che in un futuro qualcuno possa utilizzarla come area. E questa è la famosa via dove la signora Reggiani è stata aggredita e una volta aggredita poi portata in queste aree limitrofe dove può succedere tutto perché nessuno vede, e ancora oggi è rimasta invariata, un'area nascosta, un'area piccola, un'area dove se tu cammini rischi pure di essere messo sotto. Poi per fortuna adesso hanno messo il divieto d'accesso per tutti i mezzi ad esclusione dei mezzi pubblici, perciò un autobus o un taxi può andare alla stazione, però continua ancora il problema perché donne sole, persone che tornano praticamente dalla stazione, se non hanno un mezzo, e lì non ci possono arrivare con mezzo perché con la macchina non ci puoi arrivare, questa strada te la devi fare a piedi, magari verso la zona dove abiti o magari dove hai lasciato la macchina, ma qui nell'arco di chilometri non ci sono neanche parcheggi, non può essere nemmeno un posto dove utilizzi il mezzo per uno scambio. Qui c'è la corona con scritto mai più, uno suppone che si siano presi tutti gli accorgimenti per evitare che risucceda una cosa del genere. Proprio adesso sono passate due ragazze, che tra l'altro venivano dalla Sicilia, che si sono fatte questa strada e hanno detto boh, ma veramente a Roma è così? Loro sono venute per un concorso e sono rimaste veramente basite dal luogo. Francamente, al di là di qualche telecamera spot che punta qua e là, questo SOS che non so se funziona e non ci voglio manco provare, una corona e un monumento, il resto è rimasto tutto invariato, una strada abbandonata.
stanza piena di buche dove la signora Reggiani è stata dapprima importunata, poi aggredita, violentata e uccisa. Ed è una storia molto particolare perché lei semplicemente tornava dal centro, aveva utilizzato il treno, questo treno che è la Roma Pantano, che fa tante fermate, e ha detto vabbè, ma perché devo imbarcarmi e prendere la macchina quando con poche fermate sono in centro a Roma? Erano le 7 di sera, pioveva, la signora Reggiani tornava, a un certo punto è stata bloccata, è stata aggredita, portata in un luogo più appartato. Lei ha resistito, anche perché il suo aggressore è stato trovato con delle ferite sia sul volto che sul corpo, perciò ha cercato di difendersi. Non era una ragazza giovane, non era una ragazza appariscente, era una donna di 47 anni, una donna sposata, una donna classica, faceva, immaginate, la catechista, aveva semplicemente fatto una passeggiata, ma le belve o la belva che l'ha aggredito, perché poi in realtà si parla anche più di una persona, perché il colpevole Mailat, con tanti precedenti e con tanti problemi mentali, che dormiva qui vicino in un campo abbandonato con la madre e con un amico, pare non fosse solo, anche se poi alla fine l'autopsia ha riportato che le ferite sembravano tutte fatte con la stessa mano. Pertanto si suppone che chi magari ha assistito non ha preso parte poi al massacro, perché di massacro si parla. Qui, nonostante hanno creato un percorso pedonale e hanno messo delle reti, le reti sono durate poco e niente, e lungo questa via dove io adesso raggiungerò la stazione hanno messo altri SOS nel dubbio che qualcuno, facendo questa traversata, questa camminata, avesse bisogno di aiuto. Però qui l'aiuto più importante secondo me è creare una struttura che sia vera, che funzioni, non una via nel nulla, che poi adesso per fortuna è ancora giorno, ma io non lo so questi lampioni quanto illuminano la sera e quanto dal punto di vista pratico qui riesce a trovare soccorso, perché io da un po' che sto qua non ho visto passare mezza macchina, non ho visto passare mezza persona, salvo quelle due ragazze che si erano trovate misteriosamente qui perché prendevano un bed and breakfast davanti al luogo dove facevano il concorso. Come è stato scoperto il corpo della signora Reggiani? In realtà la signora Reggiani, dopo essere stata aggredita, dopo essere stata derubata, dopo essere stata violentata, è stata ferita quasi mortalmente, ma poi abbandonata. Il corpo praticamente è stato trovato in un momento in cui era ancora viva, però era massacrata, è stata lasciata lì un sacco di tempo. L'unica speranza è stata per lei un'altra abitante del campo, ma neanche campo chiamiamolo baraccopoli, giacigli di fortuna, tale Emilia, che ha cercato di fermare più persone che passavano, perché voi immaginate qui fermare persone è quasi impossibile, nessuno vede a retta, poi vedi una signora che non parlava neanche italiano, per segnalare questo corpo. E questa signora, essendo abitante del campo, poi è stata anche a rischio linciaggio perché ha segnalato questa cosa e si è creato un problema anche per tutto il campo, perché dopo aver trovato la donna in fin di vita, la signora Reggiani, che l'hanno portata in ospedale in rianimazione con veramente una situazione drammatica, perché abbandonata, massacrata e tutto quanto, non ce l'ha fatta, sono partite tutte le indagini. E ovviamente qual è stato il primo luogo dove sono andati? Proprio questo campo abusivo che risiedeva qui. Una volta che sono arrivati in questo campo hanno iniziato a perquisire le baracche e la signora ha subito accusato Mailat, che era quello che poi si è rivelato il colpevole. La perquisizione della baracca ha fatto sì che venissero ritrovati alcuni effetti personali della signora, perché fino a quel momento la signora era sconosciuta, era mezza nuda, senza documenti, in condizioni critiche, perciò non poteva rispondere a nessuna domanda. Senza i documenti poteva essere una donna qualsiasi, ma ritrovando la borsa di pelle della signora all'interno della baracca di Mailat con i documenti è stato possibile risalire subito a chi fosse e avvisare il marito. Nel momento in cui si procedeva praticamente alla perquisizione, il campo rom ha iniziato a insorgere contro le forze dell'ordine, che in quel momento erano poche, cercando anche di linciare la signora Emilia perché aveva segnalato questa cosa, come se ci fosse una sorta di omertà nel fatto successo o anche un timore nei confronti di Mailat, perché si dice che Mailat, insieme al suo coinquilino Bedea,
che era succube di lui, facevano queste cose criminali che poi si ripercuotevano anche nella comunità di questo campo. La signora è deceduta in ospedale per tutti i colpi che aveva ricevuto, ma in particolare per il fatto che era stata abbandonata per tante ore in un luogo malsano, al freddo, senza vestiti, in un momento difficile, perché probabilmente se l'avessero trovata prima, se qualcuno avesse denunciato la cosa prima, se lo stesso aggressore avesse almeno attivato i soccorsi o l'avesse lasciata più a vista piuttosto che nasconderla, si sarebbe potuta salvare. Invece la ferocia è stata anche quella, al di là di picchiarla, seviziarla, violentarla, tutto quello che è successo, anche abbandonarla e lasciarla morire di stenti, di fatica. Voi immaginate una persona buttata a terra con tutti i dolori, che non si può neanche muovere, lasciata lì a morire. E qui, percorsa la strada, arriviamo a questa stazione fantasma. Definirla fantasma è dir poco, basta guardare qua. Qui c'era l'accesso a tutta la zona, quella occupata da questo campo abusivo, e questa era l'unica via che portava praticamente verso la città, verso Roma, e qui quei pochi treni che passano lasciano gli abitanti, i quali sono ovviamente in balia di questo ambiente. Però l'altra cosa che poi è successa è anche il fatto che durante le indagini si sono accusati l'un l'altro. Lo stesso Mailat ha subito negato di avere coinvolgimento con questo atto e ha detto semplicemente che quella borsa lui l'aveva rubata, ma la donna non aveva fatto niente. Un po' come ho fatto uno scippo, poi qualcuno dopo l'ha uccisa. Al contrario, Bedea, il suo coinquilino, succube di Mailat, a un certo punto ha confessato, ha detto che Mailat, oltre ad averla aggredita a calci e pugni, l'ha colpita anche con un bastone. Le versioni erano un po' discordanti perché purtroppo non c'erano i colpi di bastone, perlomeno da quello che è venuto fuori all'autopsia, ma c'erano tantissimi colpi alla signora. Non sapendo più a chi dare la colpa, iniziarono a dare la colpa anche al figlio della signora Emilia, che non c'entrava nulla. Infatti poi alla fine, nonostante fosse stato messo sotto processo, è stato praticamente scagionato quasi subito perché non c'aveva nulla a che fare. Però la parte degli abitanti di questo campo ha iniziato a accusarsi l'un l'altro proprio per evitare, o forse per paura di questo Mailat, che probabilmente terrorizzava gli abitanti del campo o che comunque faceva parte di una cerchia un pochettino più aggressiva degli abitanti. Arrivati praticamente dentro la stazione, continua tutta la parte di campagna fatiscente, coperta la bene e meglio, dove volendo, ripeto, si può accedere ovunque perché quella non è una recinzione. E qui proprio davanti alla stazione è tutto aperto ancora. Cioè quello che dovrebbe essere chiuso, contenuto, eccetera, è lasciato al tempo, a strutture che cadono a pezzi, anzi che sono cadute a pezzi e che riportano in quell'area, chiamiamola brutta, pericolosa. Che non si sia fatto molto per questa stazione lo si capisce da piccoli dettagli, perché nonostante la facciata sia tutta nuova, appena rifatta, e poi l'interno è vecchio, tutto il resto è vecchio, le strutture sono vecchie, cadute, bucate, pericolanti, eccetera. Un dettaglio che ti fa capire la poca cura nelle cose è questo: le due bandiere, Italia ed Europa, che sono ormai rimasti semplicemente due piccoli cenci attaccati malamente lì, quando basterebbe spendere qualche euro per sostituirle. Che qui, dopo che hanno messo le varie targhe, dopo che hanno deciso di mettere tutto sotto controllo con telecamerine qua e là, poi non si è fatto veramente niente. In memoria della signora Reggiani hanno messo più targhe che altro. Perciò l'ennesima targa messa all'interno della stazione, che sicuramente è sempre importante ricordare, ce n'è una all'inizio, ce n'è una in stazione, in mezzo c'è comunque scritto per non dimenticare, però alla fine nel concreto non si è fatto niente, perché la targa da una parte è un ricordo, ma poi per salvaguardare le future vittime, le persone, è tutta un'altra storia. Guardo la targa, entro e la stazione è deserta. Qui ci dovrebbe essere del personale che vi aiuta, qui potrebbe succedere qualsiasi cosa perché ci sono io da solo qua dentro, e qui c'è il deserto completo. Qualunque cosa, qualunque problema, siete soli. Se ci fosse un altro Mailat qua dentro potrebbe fare quello che vuole. Per fortuna oggi non c'è un altro Mailat, non c'è un altro criminale, non c'è un altro psicopatico come in quel caso, però questa cosa ci dovrebbe insegnare che lasciare un luogo così è solamente un incentivo
a delinquere, è solamente un incentivo a fare come si vuole, e per fortuna qui è talmente isolato che neanche vengono a vandalizzarlo, cioè proprio abbandono più totale. E qua dalla stazione Tor di Quinto vi ho raccontato una storia non troppo vecchia, neanche troppo nuova, perché 15 anni non sono pochi, che però dovrebbe far riflettere, semplicemente perché non è cambiato niente e una tragedia del genere potrebbe ripetersi. Nessuno proibirebbe a nessun altro di fare una prepotenza, di fare una violenza qui, perché qui è territorio di nessuno. Oggi ho voluto fare una cosa dove vi mostravo quanto abbandono legato a un fatto storico importante che dovrebbe far riflettere tutti quanti su quello che è la violenza contro le persone più deboli, come in questo caso era la signora Reggiani. Quando succedono queste cose, grande sensazionalismo, perché il campo è stato subito sgomberato, sono andati tutti fuori. Chi giustamente dovrebbe vigilare su una situazione del genere non sta facendo nulla per far sì che non si ripeta questa cosa. Io adesso non vi dico che qui ci dovrebbe stare una pattuglia fissa H24, però vi posso pure dire che questo è un posto che ogni tanto un minimo di presidio ci dovrebbe essere. Oggi il presidio non c'era, poi sarò stato fortunato / sfortunato io, però mi giro qua intorno, potrei girare praticamente nudo e nessuno mi direbbe niente. Detto questo, se volete altri video su delitti, su zone problematiche, su tutto quello che è abbandono, degrado, disagio, Roma, provincia, eccetera eccetera, fatemelo sapere nei commenti. Io per adesso vi saluto, ciao!